Buon pomeriggio a tutti, oggi vorrei presentarvi la fototrappola SpyPoint Force Dark. È un prodotto dal costo interessante con delle caratteristiche che potrebbero essere apprezzate dalle persone che non possono o non vogliono spendere oltre 250 euro per addentrarsi in questa passione. È distribuita da Canicom, costa attualmente 209 euro IVA inclusa e con i classici 2 anni di garanzia. All'interno di questo video troverete non solo le mie impressioni sul campo e suggerimenti su come impostarla, ma anche vari video e fotografie che io e Marco Isabella abbiamo ottenuto negli ultimi 2 mesi. Iniziamo subito dopo la breve sigla. A tra poco! La fototrappola arriva in una scatola di cartone, all'interno è presente il tagliando di garanzia Canicom, il manuale delle istruzioni, un'ottima cinghia per il fissaggio e un lettore di SD card. C'è anche una scheda di memoria da 16 GB e 8 batterie alcaline. La SpyPoint Force Dark è compatta e leggera, con le batterie montate pesa infatti 510 grammi, è solida, è robusta ed è impermeabilizzata, ha trascorso infatti varie notti sotto la neve e la pioggia senza alcun problema. Aprendo lo sportellino grazie al display da 2 pollici sarà possibile apportare rapidamente tutte le impostazioni che vedremo tra breve. Apprezzabile come sempre la decisione di rendere non accessibile la scheda SD alla chiusura dello sportellino, che è dotato inoltre di un passo per l'inserimento di un cavetto antifurto. Per chi volesse poi maggior sicurezza è disponibile il contenitore antifurto SB200 che costa 80 euro e che è dotato di fori per l'ancoraggio sui tronchi o ad esempio sulle staccionate. Adesso vi faccio vedere rapidamente le impostazioni. Con OK si accende, come vedete l'accesso è decisamente rapido e poi con i 2 pulsanti e le 2 frecce potete navigare nel menu. Qui c'è il detection test che vi fa vedere praticamente che cosa inquadra la fototrappola. In questo caso si vede la mano di mia moglie e la mirrorless che riprende. Ritornate indietro con back e poi ci sono i setting. Dalle impostazioni potete regolare rapidamente ad esempio il ritardo della fototrappola, qui 1 minuto, potete metterla anche istantanea, 30 minuti, 15, 10, 5 e così via. E poi c'è anche il multiscatto, quindi la possibilità di fare più foto durante la ripresa, quindi io adesso l'ho impostata a 6 fotogrammi alla volta, ma si può anche arrivare a 1 fotogramma. Con OK confermate, con back tornate indietro. Come vedete c'è anche il timelapse, potete decidere le impostazioni dell'intervallo della ripresa e poi la possibilità anche di regolare il ritardo della partenza della ripresa video, in questo caso è istantanea, quindi appena passa il soggetto riprende, e poi ad esempio la lunghezza del video, in questo caso è 30 secondi, però può essere impostata a 10 secondi, a 90 secondi, a 60 secondi. Poi c'è l'impostazione che vi ho anticipato prima che è Photo First, ossia prima di riprendere il video vi dà la possibilità di scattare anche una foto. Semplicissimo. Vedete anche poi le impostazioni generali, c'è il nome del device, quindi di questa fototrappola, la lingua io l'ho settata in inglese perché non c'è la traduzione in lingua italiana, poi il formato della data, il formato del 24 ore, vedete la data, poi il tempo e la sensibilità che può essere regolata in normale, bassa oppure alta. Insomma, le impostazioni, se avete visto, sono molto rapide. Poi c'è la qualità video, la velocità del trigger, poi vi dice il tipo di batterie, se ci fosse il collegamento con la trasformatore vi direbbe ad esempio 12 volt. Poi se vogliamo le info sulla foto, quindi l'orario, la data e la temperatura, poi il tempo di partenza e il tempo finale. Poi c'è la versione Night Mode che vi dicevo prima, che è ottimale, che è una delle impostazioni che ho utilizzato spesso. Poi c'è la No Glow e poi appunto la Blur Reduction. Poi c'è il sistema Boost che vi dà molta più potenza per quanto riguarda la luminosità del flash, quindi potete riprendere soggetti più distanti di quanto consentito ad esempio con le impostazioni ottimali. C'è l'unità di tempo in gradi ad esempio Celsius e poi altre informazioni riguardo la versione del firmware. Qua invece trovate il pulsante per il reset delle impostazioni.
Come avete avuto modo di vedere, la programmazione è veramente rapida e intuitiva. Anche chi non ha mai gestito una fototrappola con la Force Dark non avrà problemi. Grazie inoltre al display, che reputo abbastanza ampio per questo genere di prodotti, si potrà operare sulla Force Dark senza difficoltà. Per quanto riguarda i LED, se si utilizza l'impostazione no glare, in pratica sono invisibili. È dotata infatti di una tecnologia ibrida che vi consentirà di impostare la fototrappola in base alle vostre esigenze. Le brevi clip che vedrete in questo video sono le prime effettuate. Avendo la possibilità di utilizzarla per altri mesi, non mancherò di pubblicare su Binomania ulteriori risultati. Un altro fattore positivo ritengo sia la velocità di ben 0,07 secondi per passare dalla modalità stand-by a fotografare o riprendere video. Nei mesi passati, infatti, mi sono perso molte scene interessanti proprio per colpa della velocità di innesco di 0,5 secondi della mia vecchia fototrappola. L'impostazione IR Bust vi consentirà di usare la massima portata del flash, ma è ovvio che nel contempo potreste talvolta avere una maggior frequenza di immagini sfocate. Il sistema di riduzione della sfocatura invece è perfetto per ottenere delle immagini migliori su soggetti vicini in movimento. Io e Marco Isabella abbiamo usato spesso un'impostazione ottimale, che è il giusto compromesso tra le altre. Ma da un punto di vista delle immagini ho preferito quelle notturne che quelle di giorno. In ogni modo presentano colori brillanti, una nitidezza nella media e un'eccellente profondità di campo, grazie alla focale dell'obiettivo. Non hanno ovviamente la qualità delle fotografie ottenibili con le micro LTE, ma le reputo nella media nella loro fascia di prezzo. Il risultato del video notturna invece dipende molto dalle impostazioni che imparerete a gestire in base alla zona di utilizzo e soggetti da riprendere. Con una scheda di 16 GB vi ricordo che si ottengono foto da 2 milioni di pixel, quindi potrete memorizzare oltre 100.000 immagini, oppure oltre 1000 video se imposterete un tempo di soli 10 secondi. Il consumo delle batterie poi è veramente ridotto al minimo e dopo 2 mesi di utilizzo intenso non si sono ancora scaricate. Tra i pregi posso citare una buona costruzione, un facile utilizzo delle funzioni, un display da 2 pollici incorporato e un sistema di gestione dei LED e dei flash. Il tempo di attivazione è da riferimento nella categoria, ha un'ottima durata delle batterie e ci sono anche tanti interessanti accessori opzionali. Per quanto riguarda i difetti avrei preferito la presenza di un pulsante off al posto di dover schiacciare il pulsante ok. L'audio onestamente è un po' migliorabile e non è ovviamente la fototrappola con la risoluzione video massima presente sul mercato.
In sintesi, ritengo la SpyPoint Force Dark una valida proposta nel settore delle fototrappole sotto i 300 euro. Ha un'ottima velocità di attivazione e consente di gestire l'abbagliamento e la potenza del flash per ottenere delle ottime immagini. Può essere potenziata con vari accessori ed comprandola da Canicom sarà possibile anche pagarla in comode rate. Ringrazio come sempre Canicom per avermi fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi lasciato libero di citare le mie impressioni imparziali. Potete leggere la recensione completa di questa fototrappola su www.binomania.it e visitare il forum dove troverete centinaia di appassionati con cui discutere di ottiche ma anche di fototrappolaggio. Buone osservazioni a tutti da Piergiovanni Salimbeni. Ciao ragazzi!